Cosa possiamo dire in conclusione? Possiamo dire che nella nostra legislazione questi sono reati principalmente procedibili d'ufficio. Cosa significa? Significa che non c'è bisogno della volontà della vittima che venga espressa affinché lo Stato possa procedere nei confronti dei colpevoli. Questo significa che ognuno di noi deve fare la propria parte. Le forze dell'ordine hanno un obbligo di legge di riferire la notizia di reato. I pubblici ufficiali, che sono i medici, gli insegnanti, gli assistenti sociali, gli psicologi, per esempio, che lavorano per le strutture pubbliche, hanno l'obbligo anche loro di riferire quando vengono a contatto o con un reato di questi o con un campanello d'allarme di uno di questi reati, ad esempio con una violenza psicologica, una violenza sociale, una violenza economica, che possono essere quelli più facilmente distinguibili dall'esterno, ma anche il privato cittadino ha dei doveri, non ha un obbligo, in questo caso un obbligo di legge, quindi non può incorrere in commissioni di reato qualora non denunci, ma secondo me è un dovere civico. È un dovere civico denunciare, perché delle volte le persone nel ciclo della violenza non riescono a rendersi conto di quello che stanno subendo, non si rendono conto che quello che stanno subendo è violenza, pensano che sia un modo di vivere la relazione normale, corretto, che può capitare a tutti, una persona un po' nervosa, un po' scontrosa, un po' arrabbiata con il mondo. Non si rendono conto di essere vittime in primis. Quindi ognuno di noi può e deve fare la propria parte. Se sentite gridare i vicini di casa, chiamate il 112 e dichiarate quello che avete sentito. Se vedete che qualcuno è in difficoltà nei confronti di un comportamento di un'altra persona che le sta vicino, o intervenite, se non ve la sentite di intervenire, chiamate le forze dell'ordine. Se ognuno fa la propria parte, tutto funziona bene. Non verrete mai su questi reati tacciati di calunnia, indagati per il reato di calunnia, perché ovviamente lo stiamo facendo sul reato procedibile d'ufficio e totalmente a tutela delle vittime, che sono considerate vittime fragili, soprattutto quando si tratta di minori, sono sempre reati procedibili d'ufficio. Quindi se c'è un sospetto di un reato di questo tipo nei confronti di un minore, non abbiamo paura che non rischiamo di essere tacciati del reato di calunnia. Il procedimento andrà avanti, seguirà il suo corso e gli investigatori valuteranno mano a mano se proseguire o se invece deve essere archiviato. Al massimo abbiamo fatto una segnalazione in più. L'altro aspetto importante è che invece, ad esempio, il reato di violenza sessuale sulle adulte è invece un reato procedibile a querela. Questo, per capire la differenza, significa che la donna, in questo caso l'uomo, no? Perché anche un uomo può essere vittima di violenza sessuale, ha del tempo, nel nostro ordinamento 1 anno, quindi hanno considerato un intervallo molto ampio. Questo per far capire che per rendersi conto delle volte di aver subito una violenza sessuale ci vuole tutto un percorso di fuoriuscita da quell'evento che può durare anche 1 anno. Quindi hanno stabilito che dopo 1 anno dall'evento la persona può fare querela per quanto riguarda la violenza sessuale subita. Questa è una grandissima innovazione che, non ho detto prima, fa parte del codice rosso, 1 anno per il reato di stalking e 1 anno per il reato di violenza sessuale. In conclusione, sentiamo sempre parlare di emergenza violenza di genere, emergenza maltrattamenti, emergenza stalking. Non è una vera emergenza, perché in realtà anche qui le statistiche anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci vengono incontro dicendo che sono reati trasversali, reati che vengono commessi in tutto il mondo in egual misura. Probabilmente, questo lo posso dire anch'io nella mia piccola statistica del nucleo tutela donne minori, sono reati che vengono agiti in maniera diversa a seconda dell'etnia delle persone che lo subiscono e che lo commettono. Questo sì, perché ignorare l'aspetto etnico e culturale sarebbe sciocco, sarebbe veramente un approccio superficiale al tema. Però non c'è un'emergenza, c'è il fatto che finalmente le persone denunciano di più, c'è il fatto che c'è più consapevolezza e ce ne sarà, è auspicabile che ce ne sia sempre di più su questi reati, c'è il fatto che le forze dell'ordine hanno l'obbligo di intervenire immediatamente e i pubblici ministeri hanno l'obbligo di portare avanti la notizia di reato. Dopodiché sarà il giudice per le indagini preliminari a fare il vaglio di legittimità su quanto fatto dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero. Quindi io direi che possiamo parlare di un'urgenza,
di intervento su determinati casi in trattazione che possono prendere una piega urgente anche improvvisamente. Quindi il problema è dover lasciare da parte un attimino tutto il resto delle attività, concentrarsi su un'attività, terminarla in urgenza e poi concentrarsi sul resto delle attività. Ma la società italiana sta cambiando, gli strumenti legislativi ci sono, tant'è che a mio modestissimo parere abbiamo una delle leggi migliori d'Europa per quanto riguarda la violenza di genere e basta solo che ognuno di noi faccia la sua piccola parte per contribuire alla fuoriuscita della violenza.